Questo dipinto, fotogramma della vita quotidiana nel XV secolo a Venezia, rivela come la malattia mentale fosse intesa e trattata tra Medioevo e Rinascimento. L'uomo, miracolosamente guarito da un sacerdote, lo si credeva posseduto da un demone. La sofferenza dei folli all'epoca non era vista né come un problema di salute o un problema sociale, ma semplicemente un'esperienza religiosa. Molti artisti rimasero affascinati dalla storia di Sant'Antonio Abate tentato dai diavoli. Per Grunewald questo episodio si incarna nell'immagine di un uomo la cui sanità mentale è in pericolo. Si tratta di una parte della pala d'altare di Isenheim, dipinta per un ospedale riservato a persone con malattie deturpanti. Uno dei diavoli ha infatti le piaghe e la pelle grigia, evocando proprio le patologie trattate in quel luogo. Quest'opera visionaria è sia una diagnosi che una celebrazione di ciò che potrebbe essere vista oggi come una malattia. La malinconia era conosciuta all'epoca come un'alterazione del tono dell'umore, con un'immotivata tristezza. L'oscurità infatti è sul volto dello spirito di malinconia, qui incarnato dall'immagine di una donna. Nell'abbattersi lei non sembra in grado di continuare con le sue grandi opere, lasciando gli strumenti a terra. Il famigerato Bedlam Hospital di Londra venne fondato nel Medioevo ed era specializzato in malattie mentali già nel XIV secolo. Quando Hogarth nel XVIII secolo raffigurò un giovane uomo la cui mania per il gioco d'azzardo lo aveva portato lì, il Bedlam era un luogo in cui i londinesi potevano vedere la pazzia in tutte le sue forme. Quest'uomo che dorme assalito da mostri nella notte rappresenta la fragilità della ragione alla fine del secolo dei lumi, il grande movimento del XVIII secolo che cercò di cambiare il mondo con enciclopedie e dimostrazioni scientifiche. Secondo Goya la ragione governa solo una parte della nostra mente e dobbiamo condividere il mondo con gli incubi. In età romantica, stati estremi della mente e sofferenze interiori erano materia per l'arte. Questo stato d'animo di introspezione aprì nuovi modi di vedere la salute mentale nei ritratti di folli realizzati da Géricault. Per fuggire da stereotipi e pregiudizi, l'artista dipinse la malattia mentale come una parte della condizione umana, che egli stesso sentiva chiaramente molto vicina. In un momento di euforia romantica, Courbet ritrae se stesso come un folle. Il suo volto è estatico e terrorizzato. Il suo stato d'animo disperato non è una malattia, ma un segno distintivo d'orgoglio artistico, perché il pittore qui accosta genio e follia. Qui vediamo Van Gogh poco dopo il taglio del suo lobo, che ci guarda come afflitto. Gli occhi di Vincent sono di cristallo blu, il suo sguardo acuto e penetrante. Ci guarda con il volto ferito, con una profonda verità. Egli non è né sano né folle, ma un essere umano che ci parla di sé con coraggio e onestà. L'urlo è universale. È come la vita di oggi ci fa sentire secondo Munch. Lontano da una patologia che affligge gli individui, la voglia di urlare per il dolore e l'isolamento sotto il cielo traballante è una risposta sana a un mondo folle. Munch e Van Gogh diedero alla follia un valore positivo nell'arte moderna, una chiave per la verità. Ed era solo questione di tempo prima che la professione medica iniziasse a vedere le connessioni tra l'arte e la mente. Il dottor Hans Prinzhorn raccolse una collezione d'opere di malattie mentali, che fu l'inizio di quella che oggi è conosciuta come outsider art. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.